Hai mai avuto quella sensazione di non essere abbastanza? Come se qualsiasi cosa tu facessi non fosse mai abbastanza? Non lo so, forse magari ti è successo mentre eri a scuola e hai studiato tantissimo per un test che alla fine hai a malapena passato. Oppure al lavoro hai dato il 100% di te stesso e il capo a malapena ha annuito a quel report che hai dato il giorno in anticipo. Per quanto io non voglia ammetterlo, questa è comunque una delle sensazioni che mi accompagna sempre. Ed è una delle cose sulle quali sto lavorando di più, probabilmente in assoluto. Perché non importa quanto io faccia, non importa che cosa io raggiunga, avrei sempre potuto fare di più. Avrei potuto sempre impegnarmi di più, avrei sempre potuto dare il 100% perché in realtà ho dato il 70%, seppur magari io non abbia dormito per una settimana. Per quanto mi dispiace leggerlo nei commenti, secondo me tante altre persone si sentono così. Ragionandoci, mi sono chiesta da dove viene questa sensazione? Perché? Perché se so che sto facendo tutto il possibile, magari non tutto il possibile perché dormo, perché mi do il tempo per rilassarmi, perché se mi sto dando tutto il tempo umano, sano, possibile, comunque mi sembra di non fare abbastanza. E secondo me abbiamo questa sensazione per due motivi principali, il confronto e l'autocritica. Fammi spiegare che cosa intendo con confronto. Quante volte prendi in mano il telefono in un giorno? Viviamo in un mondo in cui abbiamo a portata di mano video, foto di persone felici e che sembrano avere sotto controllo tutto quanto. Sempre perfetti, con la pettinatura perfetta, con l'outfit perfetto, con tutto sotto controllo. E tu magari sei sul divano con i capelli arruffati, magari anche un po' unti perché è da 2 giorni che non te li lavi e non hai voglia, che hai appena mangiato per cena un sacchetto di patatine e non hai intenzione di alzarti col divano per le prossime 4 ore. E nel frattempo apri il telefono e vedi quella persona che si è svegliata alle 5 di mattina, ha mangiato l'avocado toast, è andata in palestra, ha fatto la doccia, è andato al lavoro, ha fondato un impero multimilionario e tu invece sei lì che non hai nemmeno voglia di rispondere ai messaggi WhatsApp, non hai nemmeno voglia di rispondere a quel tuo amico che ti ha chiesto ehi come va? Oppure ehi ci vediamo questo weekend, tu non hai energie. Cioè sono sicura che questo tipo di confronto possa servire un po' per stimolarti, per dire se ce l'hanno fatta loro, ce la puoi fare anche tu. Però sicuramente avere perennemente questo tipo di confronto davanti agli occhi fa pensare che non stai facendo mai abbastanza. Perché proprio loro, se loro ci sono riusciti, vuol dire che anche tu avresti potuto farcela. Se solo ti fossi impegnato di più. E poi sicuramente c'è l'autocritica. Non so come tu riesca ad accettare i complimenti, ma quante volte mi sarà capitato di sentirmi fare un complimento tipo, oh, bellissima presentazione. E nel frattempo dentro di me pensavo, sì, però non ero convinta di quella slide o di quella frase o di quel colore che ho messo nella presentazione. C'è quella piccola vocina dentro che ti dice, sì, però avresti potuto fare anche di più. Hai ricevuto un voto alto a scuola e invece di congratularti con te stesso dici, sì, però forse avrei potuto prendere un voto ancora più alto. Oppure hai mai ricevuto un complimento da qualcuno e hai cercato di sminuirti? Tipo, no, no, ma figurati, tanto era facile, è stato facile, non ti preoccupare, non è stato niente di che, lo possono fare tutti, l'hanno fatto mille altre persone, figurati, no, 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 non è una cosa così grande, non è stato così assurdo. Come se avessimo paura di dire, sì, effettivamente sono un figo. Effettivamente sono stata forte. Proprio fiera di me stessa. Come se avessimo paura di sembrare troppo arroganti. E allora piuttosto ci insultiamo. Ed è un paradosso. Il fatto che più ci impegniamo, più ci sembra di non fare abbastanza. Sono talmente stupida, non so se lo fai anche tu, ma io sono talmente stupida che ogni volta, invece che guardare quello che ho raggiunto, mantenendo lo standard che mi ero messa all'inizio e dicendomi, sai cosa? Brava. No, io continuo a cambiare continuamente il mio concetto di successo, il mio concetto di ho fatto bene. Quindi ovviamente ogni volta non lo riesco a raggiungere. Ogni volta raggiungo l'obiettivo che mi ero prefissata e dico, ah sì, però nel frattempo in realtà ho capito che invece che arrivare a X devo arrivare a X più 5. E magari anche tu quando eri più piccolo pensavi, se solo andassi bene a scuola sarei più felice, poi andavi bene a scuola, non cambiava niente. Oppure pensavi, se solo avessi questa promozione al lavoro sarei più felice, non sei più felice. Oppure pensavi, se solo riuscissi ad avere più tempo libero magari sarei più felice, e non sei felice.
Continuiamo a darci degli obiettivi per essere più felici e sistematicamente ogni volta che li raggiungiamo non siamo più felici. Che cazzo, fastidio. Quindi mi chiedo come diamine possiamo fare ad essere semplicemente contenti. Ok, possiamo, sii contento di quello che hai, sii soddisfatto di come sei. No, non voglio migliorare, voglio essere di più, voglio avere di più, voglio... Mi piace definirla come passione, però come faccio a non sentirmi perennemente mancante in qualcosa? E per quanto io non voglia dirti che devi adagiarti, devi fare più o meno nulla e non raggiungere i tuoi obiettivi, non metterti obiettivi, questo non ha senso, non ha assolutamente senso. Mi metterebbe ansia totale pensare di non avere obiettivi e dire, ah, devo essere contenta con quello che ho. No! Ma ci sono alcuni step che mi sono prefissata, almeno per avere delle ambizioni sane e soprattutto per riconoscere determinati miei traguardi. Primissimo passo è chiediti per chi lo stai facendo. Ti è mai capitato di renderti conto che stavi facendo il massimo in un determinato ambito per poi dopo renderti conto che lo stavi facendo per te, non te ne frega assolutamente nulla che quel report abbia il font più bello del mondo. Lo stai facendo per l'approvazione di qualcun altro. E sì, l'approvazione sul lavoro è importante perché è quella che ti manda avanti. Però allo stesso tempo chiediti se ha effettivamente tanto valore per te e per il tuo sviluppo nell'azienda, in questo caso, quanto può averlo in realtà magari per l'altra persona, per il capo che vuole semplicemente fare bella figura. Perché magari stai lavorando sodo per impressionare un capo che nemmeno ti nota. Nemmeno nota gli sforzi che stai facendo. E che quando glieli fai notare, trova sempre qualcosa di negativo comunque. O forse stai cercando di dimostrare qualcosa a un genitore che non ti ha mai dimostrato nulla in cambio. E quindi ti chiedo, se quella persona continuasse a non vedere i tuoi sforzi, tu continueresti? Un altro step che sto cercando di affrontare è che non ti devi meritare il riposo. Se vuoi te lo ripeto, non ti devi meritare di riposarti. Ti sei mai sentito come se avessi bisogno di prenderti 1 o 2 giorni di pausa? Ma non te lo meriti. No, non hai lavorato abbastanza settimana scorsa. Settimana scorsa hai fatto 4 ore al giorno e in più quell'altro giorno hai fatto poco o niente al lavoro. La verità è che il riposo non è un premio che ti meriti dopo tot ore di duro lavoro. È una necessità e non devi meritartelo, ne hai necessità. Terzo passo, parla a te stesso come se stessi parlando a un tuo amico. Se un tuo amico venisse da te dicendoti ho fatto questo, 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 tu gli diresti bro, ma che schifo. Solo? Davvero? E hai dormito 8 ore nel frattempo? No! Saresti fiero di questo tuo amico che ha fatto qualcosa del quale è felice. Quindi perché non possiamo essere felici per noi stessi? Perché non riusciamo a trattarci con così tanto calore e affetto come tratteremo un nostro amico? Letteralmente io sono la mia peggior nemica. Letteralmente mi detesto. Se vivessi un'amica che parlasse a me come io parlo a me stessa. Un'altra cosa che ho trovato utile e che mi aiuta spesso, però non ti consiglio di utilizzarla troppo perché secondo me è un tipo di convinzione del tuo valore che viene dall'esterno, quando in realtà dovremmo lavorare più su essere convinti di avere valore dall'interno. Marcella, terapista, ti saluto. Ogni volta che ricevi un complimento, ogni volta che ti viene detto che hai fatto un ottimo lavoro, ogni volta che pensi di aver fatto qualcosa di giusto, scrivilo, ritaglia il pezzo della mail, fai uno screenshot del messaggio e metti tutto quanto dentro una cartella. Quando ti senti uno schifo e ti dici non so fare nulla, sono incapace, prendi quella cartella e rileggiti tutti i commenti. Che siano di un amico, che siano di un genitore, che siano del collega di lavoro, che siano di uno sconosciuto. Prendi e rileggi tutta quella cartella. Se così tante persone, e sono sicura che ci siano abbastanza persone che ti fanno complimenti senza che nemmeno tu te ne accorga, e se ci sono così tante persone che ti fanno complimenti su certe cose che fai, su come le fai, su come interagisci, non fai poi così schifo. Quindi questa è un po' una promessa che voglio fare a me stessa. Voglio smettere di valutare il mio valore sulla base di quanto produco, su quanto riesco ad essere brava. Smetterò di trattarmi come se fossi un progetto da migliorare. Sicuramente ho cose sulle quali voglio migliorare, ma non è tutto lì. Il mio valore non sta in quanto riesco a migliorare, in quanto riesco ad essere brava in una determinata cosa. Da cosa trarrò il mio valore? Questo non lo so.
Sinceramente non lo so, probabilmente ne parlerò con la psicologa nei prossimi giorni, ma per ora ancora non lo so. Sicuramente tutto questo discorso si lega molto bene al fatto che non riesco a lasciare andare le persone e devo imparare a lasciare andare le persone che già se ne sono andate, come ho detto in questo video.